Dopo una valanga di contenuti su Stardom The Conversion, siamo finalmente arrivati al piatto forte del pay-per-view, che vi ricordo andrà in onda sabato 22 giugno. Dunque, in questo video daremo spazio alla guerra tra Queen's Quest e Oedo Tai. Una battaglia che potrebbe scuotere la Stardom dalle fondamenta, cambiando radicalmente la nostra percezione. Prima però di entrare nel vivo dell'azione vorrei chiedervi gentilmente di lasciare un like, di condividere il tutto con quante più persone possibili e di iscrivervi al canale attivando anche la campanella per non perdervi i prossimi contenuti. Dicevamo dunque della guerra tra Queen's Quest e Oedo Tai e allora mi sorge spontaneo fare una premessa. Se perché ad oggi, o almeno nel momento in cui sto registrando il video, non conosco per certo le regole in cui si svolgerà questo match. Mi spiego meglio. Durante la press conference andata in onda martedì 11 giugno è stato fatto intendere dalla federazione e dalle atlete coinvolte nel match che 4 lottatrici della stable perdente sarebbero state costrette a lasciare la propria squadra. Però se noi facciamo una breve ricerca su Wikipedia ci accorgiamo che il sito in questione riporta come solo una wrestler del gruppo perdente sarebbe obbligata a lasciare l'unità. Per precisare il tutto, l'ultima lottatrice che sarà eliminata sarà appunto costretta a lasciare la stable di appartenenza. Un po' come già successo lo scorso anno con Saki Kashima, che fu obbligata a lasciare Oedo Tai in conseguenza dello Steel Cage match perso da Oedo Tai contro Queen's Quest. Sì, perché in effetti la battaglia di sabato 22 giugno tra Queen's Quest e Oedo Tai è il proseguimento di quella rivalità che è nata esattamente un anno fa, quando le due stable si affrontarono per l'appunto in uno Steel Cage match a eliminazione. In quel caso fu Queen's Quest a vincere il match, dopo che nelle settimane precedenti allo scontro c'erano state frizioni tra Utami e Saya Kamitani. Quella volta però l'amore delle lottatrici verso Queen's Quest fece sì che tutte loro riuscirono a lavorare all'unisono in modo da fronteggiare con successo l'assalto di Oedo Tai, che vide fallire il tentativo di danneggiare Queen's Quest. Dopo quindi questa battaglia sembrava che la faida tra Queen's Quest e Oedo Tai potesse essere accantonata, ma a dire il vero Natsuko Tora ha sempre promesso vendetta contro Queen's Quest e in particolar modo contro Utami, che a quei tempi era la leader della stable. Fatti occorsi ovviamente durante l'anno che hanno allontanato Utami dalla Stardom, hanno messo in disparte la rivalità tra Oedo Tai e Queen's Quest, fino a che quest'ultima non ha provato a reclutare Momo Watanabe tra le proprie fila. E sì, perché con l'addio di Utami dalla Stardom, Queen's Quest si è ritrovata a dover trovare una nuova leader che a quanto pare è stata ritrovata in Saya Kamitani, che si è letteralmente presa il posto lasciato vuoto da Utami, prendendosi la stable sulle spalle. Questo ha indotto però Saya Kamitani a voler trovare nuova linfa da inserire nella sua stable e il suo sguardo è ricaduto proprio su Momo Watanabe, che già in passato aveva fatto parte di Queen's Quest. Quando però Natsuko Tora vide lo spudorato tentativo da parte di Saya Kamitani di rubarle un altro pezzo del puzzle dopo Saki Kashima, allora andò su tutte le furie e sfidò Queen's Quest ad un match senza ritorno. Sì, perché qualunque sia la reale stipulazione del match, sta di fatto che la stable perdente non sarà più comunque la stessa. Stiamo per assistere ad un cambiamento epocale all'interno di una delle due stable e francamente non so bene cosa aspettarmi una volta concluso il match. Questa dovrebbe essere la battaglia conclusiva della rivalità tra Queen's Quest e Oedo Tai, ma potrebbe anche essere tranquillamente l'ultima battaglia di una delle due unità, o almeno di come la conosciamo oggi.
Perciò, perché ciò che è certo è che Queen Quest e Oedo Tai usciranno segnate nel profondo da questo match e non saranno di certo più le stesse, a discapito di chi vinca o di chi perda questa guerra. Durante i giorni che hanno preceduto questo scontro abbiamo letto sul web vari pensieri, varie teorie e quant'altro riguardasse questo match, con molti fans propensi a pensare che Azumi tradirà Saya Kamitani o al contrario Momo Watanabe abbandonerà in un modo o nell'altro Oedo Tai per ricongiungersi con Queen's Quest. Tutto può davvero succedere. Il match che vivremo a Stardom The Conversion tra Queen's Quest e Oedo Tai sarà un qualcosa di unico che nel bene e nel male entrerà di diritto a far parte della storia della compagnia. Tra 10 anni riparleremo di quanto fatto in questo match e di come la storia delle due stable sia cambiata in questo preciso istante e di come le carriere delle atlete coinvolte abbiano preso una piega piuttosto che un'altra. Non ci resta che attendere ormai poche ore per scoprire cosa succederà e come si evolveranno le storie di tutte queste splendide lottatrici e di come si evolverà il futuro della Stardom. Per quanto riguarda il mio pronostico, io azzardo alla vittoria di Queen's Quest con il sogno, fosse proibito, di rivedere Momo Watanabe nella stable che l'ha resa grande. Penso sarebbe bello poter rivedere Momo Watanabe in Queen's Quest, anche perché potrebbe prendersi le redini della stable e portarla verso nuove vette, come co-leader di Queen's Quest insieme a Saya Kamitani. Penso sarebbe una svolta che farebbe bene anche alla sua carriera, che da quando è entrata in Oedo Tai si è un po' fermata, è stata un po' messa da parte. Non voglio insinuare nulla, ci mancherebbe, però per Momo Watanabe Oedo Tai è diventato quasi come una sorta di palla al piede che non le sta permettendo di spiccare il volo. Quindi liberarsi di questa fantomatica palla al piede forse potrebbe permettere a Momo Watanabe di tornare a grandi livelli. Chissà, immagino sveleremo l'arcano tra poche ore. Io intanto vi invito a lasciare il vostro pensiero sulla faccenda, nonché il vostro pronostico sul match in questione qua sotto nei commenti. Aspetto con ansia i vostri pareri quindi in mano alla tastiera e sbizzarritevi. Ahimè, siamo arrivati anche oggi al termine del video, ma prima di congedarmi da voi vi ricordo che qua sotto in descrizione potete trovare tutti i link del progetto Donne tra le corde, progetto tutto dedicato al wrestling femminile mondiale. Sul sito web di Donne tra le corde troverete ogni sorta di articolo dedicato alle vostre atlete preferite. Se quindi anche voi amate il wrestling femminile, non potete non seguire Donne tra le corde sui social. Dunque, dal vostro amichevole Kirito di quartiere, per oggi è tutto. Grazie di cuore e alla prossima. Bye bye!